Quali sono le 5 poesie italiane più belle di sempre che tutti dovrebbero conoscere e leggere almeno una volta nella vita? State per scoprirlo in questo video. Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Come vi dicevo già prima, in questo video vedremo 5 tra le poesie italiane più belle di sempre che tutti gli appassionati di lingua e di cultura italiana dovrebbero conoscere. Siete pronti? La prima è una poesia di Eugenio Montale. Ho sceso dandoti il braccio almeno 1.000.000 di scale. Questa è una poesia tutto sommato recente, che risale infatti al 1967 ed è solo una delle 28 poesie che Montale ha dedicato a sua moglie, Drusilla, dopo la sua morte, e sicuramente è la più famosa di tutte. Si tratta di una poesia veramente molto dolce con la quale Montale cerca di ricordare l'immagine di sua moglie quotidiana attraverso gesti che appunto lui faceva tutti i giorni con lei. Per esempio le porgeva il braccio per scendere le scale. Un gesto semplice che però allo stesso tempo adesso gli manca. È molto bello il parallelismo che lui fa nella poesia, perché da una parte c'è lui che è la guida di sua moglie, perché sua moglie era miope, quindi non vedeva molto bene. Ma allo stesso tempo sua moglie era per lui una guida nel viaggio della vita, che con la sua saggezza lo ha aiutato a guardare le cose da una prospettiva diversa. Ecco perché lui dice: le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate dalla miopia, erano le tue. Era lei quindi che riusciva davvero a comprendere il mondo e allo stesso tempo ha insegnato all'autore appunto ad andare oltre le apparenze e a non temere più le cose futili della vita di tutti i giorni come gli affanni, le preoccupazioni. E dopo la sua morte il poeta si sente un po' smarrito, perso. La seconda poesia di cui voglio parlarvi invece è Amami di Alda Merini. Questa poesia è veramente un trionfo di passione, ma anche vulnerabilità, con cui prova a trasmettere l'essenza dell'amore nella sua totalità. Amore che allo stesso tempo nutre e brucia, proprio come le metafore nella poesia. L'amore è associato al mare e al fuoco. Come si può già capire dal titolo, lei chiede di essere amata. Amami come il mare che si arrende alle tue sponde. Rivela un po' il desiderio profondo di essere accettata, compresa e amata a fondo, nella sua interezza. Attraverso tutta la poesia possiamo notare una dolce malinconia, quindi il continuo alternarsi tra gioia e dolore. Con questa poesia, appunto, Alda Merini vuole esaltare l'amore e non ha nessun tipo di paura a mostrarci le sue fragilità. Anzi, questa poesia è un invito a chi la legge, un invito a vivere con passione l'amore, nonostante i momenti più difficili e le ferite che questo sentimento può infliggere. Insomma, lei ci dice: immergetevi nelle acque dell'amore, fatevi travolgere dal suo fuoco. Che ne pensate? Sulla scrivania, foglie e penne, nascono sogni, parole piene. Un luogo quieto, pensieri e fantasia, custodisce storie, notte e via. Che ne pensate della mia poesia? Lo so, non ho un futuro come poetessa, però ho un presente come insegnante di italiano online. Perciò passo molto tempo al computer. Amo il mio lavoro, ma a volte può essere stancante passare ore seduta alla scrivania. Perciò ho trovato un'ottima soluzione e ho scelto di parlarvene perché voi potreste avere il mio stesso problema. Di che si tratta? Della scrivania di FlexiSpot. Può sembrare all'apparenza una comunissima scrivania, ma a parte che il suo design è essenziale e fighissimo per me, poi c'è anche molto altro. La si può usare come una semplice scrivania, quindi da seduti, ma cliccando un bottone sull'apposito telecomando si alzerà, sì, da sola, e la potrete utilizzare in piedi
a seconda della vostra altezza, non vi preoccupate, è regolabile. Credetemi, per chi passa fin troppo tempo seduto, questa è un'incredibile possibilità. Date un'occhiata al loro sito, ci sono moltissimi altri prodotti e mobili estremamente pratici e funzionali, che renderanno la vostra casa e la vostra vita un po' più semplice e comoda. Fatevi un regalo o fatelo ai vostri cari. Se lo fate ora, godrete di sconti fino al 43%. Come fare? Vi basterà cliccare sul link in descrizione. Fidatevi! La prossima poesia è un pochino più complessa, a livello proprio di linguaggio, di parole utilizzate, ma è normale che sia così perché comunque si tratta di una poesia più vecchia rispetto alle altre. Sto parlando di una poesia di Giacomo Leopardi, L'infinito. Quindi chiaramente è una poesia dell'Ottocento e di conseguenza anche un italiano dell'Ottocento. Però non vi preoccupate perché vi guiderò un po' alla comprensione del testo di questa poesia, che tra l'altro non è troppo lunga, ma è sicuramente forse la più celebre dell'autore. Cosa succede? Allora, Leopardi riflette sulle sensazioni e sui sentimenti che prova ammirando il panorama in cima a una montagna della sua città, Recanati. Quindi lui è sulla montagna, guarda il panorama e riflette su quello che sta provando in quel momento. Cosa succede però? In realtà, dalla sua posizione, non vede l'intero orizzonte, perché è un po' nascosto da una siepe. Questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Eppure è proprio questo ostacolo che scatena la sua fantasia, perché tutto quello che non può vedere lo può immaginare. E quindi immagina spazi sconfinati che sono immersi in un totale silenzio, una pace assoluta che lo impaurisce e lo affascina allo stesso tempo. Quindi cosa succede? Il fatto che non possa guardare appieno l'orizzonte scatena la sua fantasia e quindi il potere della sua mente. Ed è proprio grazie a questo che riesce a contemplare l'infinito, appunto il titolo della poesia, infinito spaziale, quindi quello che si estende al di là del suo sguardo, e l'infinito temporale, l'eternità. Insomma, in realtà possiamo dire che questa poesia rappresenta un po' la ricerca dell'uomo di fronte all'immenso mistero dell'universo. Quindi questo desiderio di voler superare i limiti della condizione umana. E infatti lui si sente un po' oppresso dalla sua piccolezza, dalla sua finitezza, dal suo essere limitato di fronte all'immensità dell'universo. Più la leggerete, più le parole diventeranno chiare e familiari per voi, anche se magari alla prima lettura potrebbero risultarvi troppo complesse. Passiamo invece a una poesia che è decisamente più semplice, ma perché proprio questo era lo stile dell'autore, e mi riferisco a Giuseppe Ungaretti, che infatti tendeva a scrivere poesie molto brevi, molto essenziali, immediate. Ed è il caso anche per la poesia che ho scelto di inserire in questa lista, che è San Martino del Carso. E qui andiamo molto più sul concreto, appunto, sul reale, perché si tratta di una poesia che è stata scritta durante la Prima Guerra Mondiale e quindi cattura un po' l'orrore e il dolore della guerra e la distruzione che appunto la guerra porta con sé. Quindi lui apre la poesia descrivendo un po' un paesaggio quasi spettrale, completamente distrutto, in cui l'autore deve fare i conti con la morte per esempio di molti dei suoi compagni. Di conseguenza, proprio perché descrive quanto possa essere cruda la guerra, allo stesso tempo la poesia è diventata proprio un inno alla memoria e al ricordo dei caduti. Infatti l'autore fa riferimento ai suoi compagni, appunto, che non ci sono più, e cerca di mantenerne il ricordo, di preservarne la memoria. L'aspetto realistico della poesia si presenta proprio anche attraverso il messaggio,
perché non offre consolazione o giustificazioni, semplicemente racconta in maniera diretta quello che lui stesso ha vissuto durante la guerra e ci invita un po' a riflettere sulla follia della violenza. Ultima, ma non per questo meno importante, Aspetta la tua impronta di Maria Luisa Spaziani. E io penso che questa sia la più sconosciuta tra tutte, ma veramente mi piace molto il messaggio che comunica. Si tratta di una poesia del 1986 e l'autrice è molto chiara e diretta nei nostri confronti. Lei ci dice: se la vita è priva di senso, è solo colpa nostra, perché tendiamo a rimanere neutrali, tendiamo a non prendere posizione, adottando quindi un comportamento indifferente, menefreghista di fronte alle nostre responsabilità. Quindi il tema principale della poesia è sicuramente quello dell'identità e della ricerca di se stessi. Infatti l'autrice ci invita a cogliere il momento, a vivere ogni istante e a essere appunto presenti in ogni cosa che facciamo. Ci invita a scegliere, a prendere una posizione e a lasciare un'impronta nel mondo. Solo così potremo vivere con passione, con uno scopo e non avremo sprecato la nostra vita. E già, quindi secondo lei non dobbiamo avere paura di influenzare il mondo con la nostra presenza. Un messaggio veramente molto forte, molto significativo. Cosa ne pensate? Siete d'accordo con lei? Fatemi sapere nei commenti un po' i vostri pensieri su queste poesie. Voglio sapere un po' cosa ne pensate e fatemi anche sapere nei commenti se vi piace la poesia, se vi piacciono queste poesie che ho menzionato in questo video. Magari potrei realizzare anche una seconda parte con altre 5 poesie molto molto belle. Se invece siete stanchi di poesie e volete guardare delle serie TV, magari, non dimenticate di guardare il video dedicato proprio a quelle che sono, secondo me, le migliori serie TV italiane di sempre, che tutti dovrebbero conoscere e di cui tutti dovrebbero guardare almeno un episodio. E lo trovate come sempre qui in alto nella card e giù in descrizione. Se invece cercate un qualsiasi altro contenuto di grammatica o di cultura italiana, potete passare dal nostro sito learnamo.com, iscrivetevi alla newsletter se ancora non lo avete fatto per ricevere gli aggiornamenti, seguite Learnamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram e se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e non dimenticate di iscrivervi al canale. Con questo è tutto, io vi saluto e vi aspetto prestissimo in un nuovo video.